Copilot Studio è l'ambiente di sviluppo low code di Microsoft che ti permette di creare agenti AI senza avere competenze da sviluppatore. Per accedere a Copilot Studio digita copilotstudio.microsoft.com. Ovviamente parto dal presupposto che tu abbia, il tuo account Microsoft, licenze, tutte le licenze richieste e ti sei iscritto alla trial di Copilot Studio. Allora, diamo uno sguardo alla pagina principale. Dunque, nella sezione in fondo troviamo le risorse didattiche, poi subito sopra, in Explore Agents, abbiamo una lista di template che possiamo riutilizzare come base di partenza per il nostro agente, ok? Poi potremmo avere, se abbiamo già iniziato a lavorarci sopra, la lista degli agenti, gli ultimi agenti creati, e possiamo creare un nuovo agente da zero, sia cliccando il pulsante Create, sia proprio spiegandogli che cosa vogliamo realizzare. Per esempio, io voglio realizzare un agente che si prenda cura della mia salute, quindi semplicemente proprio in linguaggio naturale scrivo create me an agent, lo scrivo in inglese, take care of my health, ok? Clicco invio. Lui mi farà un po' di domande, comunque diciamo che tecnicamente potrei anche, skippare questa parte qui. Possiamo andare direttamente nella parte di configurazione, quindi abbiamo da dargli un nome, Healthcare Agent, gli possiamo cambiare l'icona, gli diamo una descrizione molto importante affinché i nostri utenti sappiano che cosa la gente fa, e poi abbiamo le istruzioni che sono il cosiddetto prompt di sistema, cioè quello che dà l'imprinting alla gente, gli permette di capire qual è il suo obiettivo, come si deve comportare, che tono deve usare con gli utenti e così via. Vedete che il wizard ha già inserito alcune istruzioni. Possiamo specificare dei prompt iniziali da proporre all'utente e dargli anche una base di conoscenze, cosa che faremo fra poco. Diciamo che già così il nostro agente è in grado di funzionare. Appena inizializzato l'agente ovviamente non ha una sua base di conoscenza, ok? Lo vediamo qui, utilizza la propria, di default è abilitata questa opzione, possiamo volendo anche disabilitarla, ma soprattutto possiamo aggiungere le nostre basi di conoscenza, ok? Quindi se clicco il bottone Add Knowledge ho alcune opzioni, posso aggiungere riferimenti a siti web pubblici, siti SharePoint, tabelle Dataverse, i miei propri file, li carico direttamente, posso installare dei connettori a sistemi esterni. Partiamo da una cosa semplice, aggiungiamo un sito web pubblico che io già mi sono preparato, è questo qui, e parla di diete bilanciate, ok? Quindi vado ad aggiungere questo sito web, gli do un titolo e una descrizione, clicco aggiungi, quindi adesso il nostro agente ha allargato la propria base di conoscenza e sarà in grado di rispondermi prendendo in considerazione le fonti dati che gli ho dato. Una cosa importante dopo che si aggiunge una sorgente di conoscenza, bisogna verificare che Copilot Studio l'abbia indicizzata prima di poterla utilizzare. Come si fa questa cosa? Andiamo su Knowledge e verifichiamo che lo status della sorgente sia su Ready. Verifichiamo quindi se il nostro agente è veramente in grado di rispondermi a domande sulle diete bilanciate. Come lo faccio questo test? Allora, innanzitutto disabilito la sua knowledge di addestramento in modo tale che non facciamo confusione. Sappiamo che andremo a utilizzare soltanto la sorgente dati che io gli ho specificato. Sorgente dati che andiamola a rivedere di nuovo è questo articolo della Cleveland Clinic. Io gli andrò a fare proprio questa domanda qui: che cos'è una dieta bilanciata? Io mi aspetto che lui vada a leggere queste informazioni e darmi la risposta. Allora, che cos'è una dieta bilanciata? Parte la sessione di debug, vedo che lui dice che non ha trovato la sorgente dati giusta, ma in realtà mi risponde comunque, come potete vedere, e poi lui mette il riferimento appunto all'articolo sul sito della Cleveland Clinics, ok? E congratulazioni, avete creato il vostro primo agente. Ma come possiamo gestire una domanda più complessa del tipo dammi informazioni su una dieta bilanciata per bambini, giovani, adulti, vecchi in base alla mia età? Lui mi dovrebbe chiedere l'età e poi
a seconda della categoria in cui rientro, darmi una risposta anziché un'altra. Dobbiamo quindi controllare il flusso della conversazione. Bene, per fare ciò ci servono i topics, che sarà l'argomento del prossimo video.